Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rossonera, 29 aprile del 2024, un lunedì che inizia con una settimana importante, una settimana che potrebbe dare delle delucidazioni finali su quello che potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan, con qualche nome sul tavolo, qualche candidato forte, outsider all'orizzonte in questo momento ancora non se ne vedono, quindi si sta stringendo sempre più un pochino il collo della bottiglia, diciamo così. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, eh, aspetta, Allora, è cambiamo stata un una attimo domenica piano. non semplice, anche perché quelli là sono passati proprio dietro casa mia, quindi sentivo Eh, strombazzare, sentivo tutti i festeggiamenti, quindi non è stato bello. Ehm, mi fa sempre molto ridere, mi fanno sempre molto ridere, dovrebbero far riflettere, ma ormai fanno ridere, disparità di trattamenti, parole che si dicono prima e poi si fa tutto il contrario, però ormai direi che siamo abituati e va anche bene così. E niente, dai, è stata una domenica un po' così, e pensare che il sabato è stato forse pure peggio dopo la partita a cui abbiamo assistito, che è stata un dramma, sia per la partita sia per le notizie di giornata relative al futuro allenatore del Milan. Devo dire bel weekend di direttore, cioè proprio ma si va interessan avanti, sempre, sempre, si va avanti, Mettete sempre. like se anche voi avete avuto un weekend terribile, lasciateci un commento dicendoci qual è Sì. stata la cosa peggiore del vostro weekend, del Milan ovviamente, se i festeggiamenti dell'Inter, se quello che ha fatto l'Inter, se la partita Juventus-Milan, se la notizia di Lopetegui, insomma diteci qual è stata secondo voi la cosa peggiore del weekend, così almeno facciamo un po' di gruppo autoaiuto tutti insieme e cerchiamo di uscirne. Allora, prima di parlare di eventuali nomi papabili, parliamo di un nome che, ma è tanto è inutile negarlo, cioè siamo immersi nella realtà tutti quanti, almeno noi sì, chi decide forse no, ma tant'è. C'è un nome che metterebbe d'accordo l'80-85% dei tifosi del Milan. Sto basso? 75. Antonio Conte. Antonio Conte che a meno di colpi di teatro, ma di livelli, cioè proprio da, non so, robe mai viste, non sarà allenatore del Milan. Per un motivo. Uno, non è mai stato preso in considerazione, e adesso vi diciamo anche il perché. Due, non sarà preso in considerazione, più o meno per gli stessi motivi. Ehm, Non è tanto una questione economica, o meglio, in parte sì e in parte no, ma non è la questione primaria. Ehm, Grosso modo il budget per l'allenatore è quello che in realtà è stato dedicato a Stefano Pioli nell'ultimo rinnovo, quindi grosso modo siamo sui 4 milioni. Conte potrebbe chiedere qualcosina in più, spingersi fino a 6, ma nemmeno una roba così straordinariamente più alta, quindi qualcosa comunque di affrontabile, credo, per una società come il Milan, se vuole un allenatore di questo livello. Quindi è una questione sì economica, ma non così impattante. La questione è diversa. Non si vuole la figura Antonio Conte all'interno del Milan. Non la si vuole perché è divisiva. Non è un mio parere, è un riporto, Ci cioè, mancherebbe. ci mancherebbe. Perché è divisiva? Perché andrebbe a rompere l'equilibrio nell'ormai famigerato gruppo di lavoro integrato, parallelo, ampliato rispetto a tutto, perché potrebbe avere, diciamo così, richieste un pochino più forti sul mercato rispetto a quelle di altri che già hanno fatto passare sotto traccia il messaggio che la rosa del Milan sarebbe già competitiva così per lo scudetto. Quindi diversità un pochino di vedute dal punto di vista tecnico sulla rosa,
e in buona sostanza è un allenatore troppo ingombrante per tanti motivi. Una piccola parte economica, una piccola parte tecnica, una grande parte caratteriale, che andrebbe in contrasto con quelli che sono gli altri attori protagonisti del Milan in questo momento. Ora, a fronte di tutto ciò, e poi ti lascio la parola Henry, non si è preso in considerazione una cosa. Al Milan che vuol fare l'anno prossimo? Andare e uscire a prendersi una pizza tutti insieme o vincere le No, ma è partite dei palese campionati? direttore, cioè è palese, ma è No, anche perché la quello che è questione è stato questa. ultimamente, cioè, se si vince tanto meglio. Cioè, non è se si vince abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, è se si vince tanto meglio, l'obiettivo è un altro. Ma è chiaro e palese, cioè ce lo stiamo raccontando ormai da anni, lo abbiamo capito ed è così. L'obiettivo è continuare a rimanere in Champions League, giocare tutti gli anni per arrivare almeno quarti, quinti, adesso si è aggiunto un posto, ma l'obiettivo non è vincere. Lo scudetto che arriva con Pioli, con Maldini nel 21-22 è un Mh, qualcosa di più, è qualcosa di inaspettato, anzi forse è qualcosa che accelera anche un po' troppo, no, questo mh, percorso del Milan, perché poi quando acceleri e bruci le tappe così tanto, poi i tifosi giustamente si aspettano che tu rimanga lì. Se non vincere tutti gli anni, che non è evidentemente possibile, però che ogni anno tu abbia come obiettivo poi quello, essendo tornato a quel livello lì. Ma non è così, cioè è inutile che ce la raccontiamo, perché un Milan che vuol vincere non prende Lopetegui. Un Milan che vuol vincere non pensa a Fonseca, cioè non pensa a questi nomi qua, un Milan che vuol vincere. A parte che un Milan che vuol vincere non tiene Pioli tutto questo tempo, ma questo è un altro discorso. Punto 1. Punto 2, cioè mi sembra chiaro ed evidente che le priorità di chi ha in mano il Milan adesso siano ben altre, ma ben altre, piuttosto che, proporre una squadra che possa vincere e che abbia in testa come prima cosa vincere il campionato o provare a vincere il campionato. Il Milan deve essere ad alto livello e arrivare in Champions League. Poi, se per qualche strana ragione la Juve non c'è, il Napoli si sta costruendo, l'Inter fa l'exploit di presunzione, lo butta via, eccetera, eccetera. Se per questi motivi vinci, che bello, hai visto? Con 2 spicci, con l'allenatore X, con la squadra Y, gli infortuni, eccetera, eccetera, e abbiamo anche vinto, guarda che bravi. È così, cioè è inutile che ci nascondiamo, che ci proviamo a raccontarcela o proviamo a sperare che le cose sian diverse, perché le cose non son diverse, queste. in effetti è quello il problema di fondo, cioè al di là della questione Conte, ci poteva essere anche il nome di boh, che so, metti Klopp, butto lì a caso, che valuti che ha anche lui un carattere particolare. Non è vero, non lo so, però la sto buttando lì. Ma tu non stai valutando il prossimo allenatore rispondendo alla prima domanda che deve essere messa in alto davanti a tutti: se ti chiami Milan in questo momento storico. Se ti chiami Milan 5 anni fa, posso anche capire che magari non poteva essere la prima domanda da farsi: mi fa vincere questo allenatore? Ma 5 anni dopo, in questo momento storico, e sei tornato a essere un Milan competitivo per vincere, deve essere la prima. La prima domanda risponde al nome di Lopetegui? Fonseca? Van Bommel? Non lo so. Vabbè, detto ciò, siccome Anta non viene, è inutile anche andare avanti, abbiamo detto anche il perché, e quindi avete capito che non è che c'è tutto sto margine, a meno che tutti si rimangiano la loro parola, Deve succedere non lo so cosa per far la vedo cambiare idea grigia, a queste persone, ma non credo, la vedo non molto credo. grigia. Poi non so tra quanti anni, il 2024, non so, tra X mesi, anni, forse parleremo di quell'estate in cui o quella primavera in cui Antonio Conte era libero, il Milan doveva cambiare allenatore e non ha preso Antonio Conte. Per me rischiamo di ricordarcela per un po' di tempo, ma per tanto tempo, però magari mi sbaglio.
Guarda Harry, onestamente ognuno è responsabile del proprio destino, io, te, gli ascoltatori, chiunque, insomma, nella vita si prendono decisioni, si è Certo, davanti a metaforici applausi quando si fanno le cose bene e a metaforiche pernacchie quando non si fanno le cose bene. Insomma, sì, ognuno poi è responsabile di ciò che fa. Nel mentre manca l'ultimo sì. Milan è Champions, e io qui stapperei quello buono. Ora per Lopeteghi il rush finale con Cardinale. Sì, il Milan ieri si è qualificato automaticamente alla Champions League. Non è una notizia. Dove sta la notizia, onestamente? Dove deve stare la notizia? Dov'è? Vabbè. Eh, vabbè. Manca l'ultimo sì per quanto riguarda Lopeteghi, che sarebbe quello di Cardinale. Che dire, tanto è inutile che ci ripetiamo. Siamo arrivati anche all'assurdo. Io capisco che non ci si voglia far male, nel senso non si voglia provare dolore a pensare che sia tutta una montatura incredibile dei mezzi di informazione, Gazzetta in testa, che si è messa in testa di farci vivere questo brutto sogno perché sono tanto cattivi e ce l'hanno col Milan. Io lo capisco, cioè è una sorta di autoprotezione. Però ragazzi, dai, su, non stiamo parlando di una possibile cessione di un giocatore o di un acquisto sul mercato buttato lì a caso. E dai. Ma speriamo non Mi fa arrivi. però Io molto non so che ridere il dire, manca il Henry. sì di Cardinale, no, mi fa molto Mm? ridere il manca il sì di Cardinale, come se adesso tutto, fosse nelle mani, il futuro sia nelle mani, nelle sorti, nella decisione ultima e finale di Cardinale. Cioè l'ho scelto io Lopetegui? Non credo. L'ho proposto io? L'ho contattato io, ci ho parlato io, sono io che sono convinto che Lopetegui sia l'allenatore buono per il Milan? No. Poi il Cardinale magari guarda il contratto, dice sì, spendere 'sti soldi mi va bene, no, spendere 'sti altri soldi non mi va bene. Anche perché non penso che abbia tutta questa conoscenza calcistica per sapere chi è Lopetegui o chi non è Lopetegui. Ma figurati. Ecco, appunto. Quindi manca il sì di Cardinale in che senso? Cioè Ma è un perché modo di è dire. il proprietario e deve comunque dare un sì finale. Va bene, okay, però cioè Lopetegui non l'ha scelto Cardinale, non l'ho scelto io. Cioè No, quello manca che in l'okay effetti definitivo? è Va bene, ma sottinteso è che gli altri han detto sì. Cioè quello che è sottinteso è che per gli altri è sì, già. Adesso certo, lo e sottoponi a appunto, Cardinale. è questo il problema. Poi dovesse Lopetegui diventare allenatore del Milan, io veramente faccio una settimana di silenzio, cioè che non Beh, Harry, pronuncio è una buona idea. Ma guarda, ti esatto. dirò, ti dirò, vabbè, umanamente io non ce l'ho, cioè povero, onestamente, mi dispiace anche cioè, per lui, cioè, No, se no, li è quello che Coglieri. stavo per dire, cioè dovessi diventare allenatore del Milan, cioè sarò il primo a sperare che faccia bene, per carità di Dio, perché è sempre allenatore del Milan e l'augurio è che faccia esattamente come fece Pioli ai tempi, cioè che zittisca un pochino tutti quanti. Io la vedo complessa. Io spero di essere qui tra 1 anno a dire: "Raga, che palo che avevamo preso quando pensavamo che Lopetegui fosse un cialtrone e non fo e Mm. fosse incapace". Ma io mi auguro di fare un mattino Milan tra 1 anno dicendo: "Ma vi ricordate le fregnacce che dicevamo prima dell'arrivo di Lopetegui?" Ma è il mio augurio più grande. Poi la vedo difficile. Ora dobbiamo capire se il Milan tirerà dritto rispetto a quello che tutto il resto del mondo Milan gli sta dicendo, cioè no. Perché in tutto ciò i tifosi dicono no, i tifosi social dicono no, i tifosi stadio dicono no, i tifosi curva dicono no, anche alcuni commentatori iniziano a dire no. Ma al di là del fatto che possa essere giusto o sbagliato, è che viviamo in una realtà e siamo immersi in una realtà che andrebbe, cioè, non siamo in un giochino, cioè, non so come dirlo, cioè, non siamo asettici da quello che ci vive intorno, ecco. Se dovesse arrivare Lopetegui e fare 2 amichevoli un po' storte e un pareggio alla prima di campionato, quando poi arrivi a quella fantastica sosta di settembre dopo 2 partite in croce, apriti cielo. Ragazzi, dobbiamo considerare tutto quanto. Se vogliamo prendere Lopetegui,
la società si assume questo anche rischio, chiamiamolo così, però deve avere le spalle enormi e anche qualcosa sotto di enorme per tirare dritto anche contro la piazza a questo punto. Cioè stiamo andando all in, Eh sì, perché a questo punto ti prendi il rischio di andare contro la tua stessa piazza. Ne puoi uscire come il più grande vincitore della storia, nel senso che fai ricredere tutto quanto il mondo Milan, oppure altro che non posso dire perché o un campione o un'altra roba. sì, esatto. Cioè è proprio uno la va o la spacca. La prossima stagione rischia veramente di essere o la stagione veramente del jackpot al casinò, cioè che contro ogni aspettativa, contro l'opinione pubblica dei tifosi e non solo, e anche degli addetti ai lavori, fai l'exploit, contro ogni pronostico, aspettativa, oppure la stagione veramente da di banter vibes, cioè di mediocrità assoluta, di compitino e sufficienza uno dietro l'altro, cioè se va bene. Quindi non lo so, vedremo. Io sono tanto preoccupato quanto curioso. Chiudiamo con questo, 30 secondi perché siamo già andati un po' lunghi. Mike, triste e involuto, aspetta il mercato. I dubbi di Mike. Il francese non riesce più a essere determinante. Valuterò il nuovo progetto Milan prima di decidere. Non è una questione economica con Mike, o meglio, come per Conte. È vero, sì, bisogna affrontare uno scalino e andare sopra. Mike prende nettamente meno di tanti altri giocatori del Milan e quindi bisogna, se deve rinnovare il contratto, anche aumentare l'ingaggio di Mike. Questo non c'è ombra di dubbio. Non iniziamo a dire, ma con Mike ne faccia meno, eccetera, eccetera. Sì, va bene, ok. Già siamo 4 ragazzotti quando andiamo in campo che appena gli altri ci guardano male ce la facciamo un pochino sotto, perdiamo anche l'unico che ha un po' di personalità, mi raccomando, così chiudiamo il cerchio. Ma, ma è che mette davanti a tutto una questione. Io sono arrivato a una certa età, tra virgolette, perché ancora sotto i 30, non è che invecchio. Questa è una frase che Eh, potresti dir tu, non Mike. Adesso potrei dirla io. È arrivata a una certa, diciamo così, età per essere un giocatore e pensa: "Sono al mio ultimo gran contratto, oltre che dal punto di vista economico voglio avere, diciamo così, una buona garanzia che dove gioco sia una base, diciamo così, sia una squadra che punta a vincere, punto". Come poi lo valuto se è bene, male, eccetera, ma deve bruciare per vincere. Ora, se questi sono i presupposti. No, ma sì, ma cioè banalmente abbiamo i dubbi noi tifosi che o comunque noi, principalmente io e te addetti ai lavori, che sì, magari io e te o comunque gli addetti ai lavori sanno più del tifoso X normale, ma non è che sappiamo tutto, anzi molte cose le sappiamo quanto tutti gli altri tifosi, cioè non siamo dentro al mondo Milan. Figuriamoci i giocatori, cioè siam dubbiosi noi, non sappiamo noi come va a finire quest'anno, come inizia il prossimo e l'estate Mh. che ci aspetta, figurati i giocatori che lo vivono proprio sulla loro pelle, cioè che son loro che giocano e che vincono o perdono, non noi, no, noi alla fine spegniamo la TV dopo aver visto la partita e finisce lì. E loro invece son loro che vincono o perdono, quindi e son loro che giocano in questa squadra, quindi ci sta che abbiano anche loro dei dubbi. Siamo arrivati in chiusura, Henry, grazie. Ciao. Ci rivediamo tra poco perché a Milan, Lunch 13, Talk 16, Filo rossonero con Carlo Pellegatti alle 19. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco. Ciao.